Noi immaginate di poter trasformare un'intera piazza in una gigantesca tela, dove ogni centimetro racconta qualcosa di te, dove ogni linea lascia un segno che tutti vedranno. Oggi vi racconto proprio questo. Erano anni che volevo inaugurare una serie di video dove seguo artisti e artigiani nella loro quotidianità. E quale persona migliore se non Fra Design? Fra è un mio caro amico che, oltre ad avere il mio nome e la mia altezza, ha anche la fama di avere un armadio e un gusto nel vestire molto simile al mio. Lo conosco da anni, la nostra prima collaborazione è stata nel 2020 in Calabria per il progetto Vuoto, nel paese di Altomonte, la sua città natale, e luogo in cui lui ha conquistato un record del mondo realizzando il disegno, appunto, più grande del mondo. Ma questo è solo il coronamento di una quantità abnorme di progetti che vedono protagonisti i suoi doodle. Auto, muri, vasi, edifici, vele piene delle sue opere, in un horror vacui che ci risucchia e ci porta proprio qui, fuori dal suo studio. Infatti da qualche anno Fra ha fondato insieme a Barbara Studio Incastro, una realtà nel cuore di Milano che ospita workshop e incontri per menti creative. È permesso? Voilà, benvenuta. Ciao! Vieni. Forse, e dico forse, qualcosa all'interno di questo bagno potrebbe tradire la mano di Fra Design, potrebbe suggerirvi che ci abbia un po' messo il suo tocco, ma non saprei proprio dire cosa. Fra, vuoi anticiparci cosa andiamo a fare tra pochi giorni? Assolutamente sì, anche perché non vedo l'ora. Detto in parole molto semplici, Porta Nuova, in occasione della Pride Week, mi ha chiesto di fare un disegno in piazza Cheolenti, però proprio sulla piazza. Realizzeremo un disegno di quasi 500 metri quadrati e dovremo farlo in soli 5 giorni. Non è tanto. No. Quindi sei preoccupato? Un sacco, perché tecnicamente c'è stare comunque 5 giorni piegato e disegnare a terra non sarà facile, però le sfide mi piacciono un sacco, e anche perché sono un po' la caratteristica principale del mio lavoro e dei miei doodle. I doodle di base sono disegni molto semplici da realizzare, la difficoltà non è tanto dal punto di vista tecnico, ma nel modo in cui si fanno. Provare a coprire comunque grandi superfici in modo sempre comunque equilibrato e gioioso. In più siamo comunque in un contesto davvero importante, quindi avere una sfida concreta mi gasa. Sono molto felice di realizzare questo progetto anche per un motivo un pochino non solo pratico. Sicuramente fare un disegno gigante sarà bellissimo, ma è bello anche, diciamo, un pochino più nel profondo, perché una delle cose che da sempre ho cercato di adottare col mio stile è quello di provare a disegnare dei mondi giusti, equilibrati e che danno spazio a tutto e a tutti, e quindi non ci poteva essere occasione migliore. Quello che provo a fare è proprio creare un equilibrio. Com'è che realizzo questa cosa in maniera non solo di significato, in maniera proprio tipo concreta e geometrica e pratica? Uso da sempre due tratti. C'è un tratto più grande con la quale realizzo la traccia e quindi do più o meno lo stesso spazio a tutte le forme, e dopo invece utilizzo un tratto più piccolo con il quale realizzo i dettagli. Questo nella mia testa rappresenta un po' un mondo in cui tutti hanno lo stesso spazio a disposizione, che è la cosa a cui dovremmo pensare prima, e poi diciamo che all'interno ognuno può fare un po' quello che vuole. Io ho sempre realizzato le illustrazioni con questo principio e ho visto che tecnicamente all'occhio comunque funzionavano e davano equilibrio e davano giustizia visiva. Che è una figata, perché secondo me ci riesci molto bene e poi si adatta a essere pattern, riempimento, texture, tessile, murale. Ed è il senso della comunità. Se una buona comunità funziona bene, può fare un sacco di cose. È incredibile come ci riesci sempre a incastrare questo concetto del paesino, del sostegno, della comunità. È il motivo per cui non esce spesso la mia faccia. Anche nel mio lavoro mi piace mettere tutti gli aspetti, tutti i dettagli. Spero che faccia parte poi del mio lavoro di non emergere mai tipo per una cosa sola, però davvero di riuscire a fare tante cose che anche tra di loro stanno bene insieme. Ma secondo me questo qui è la cosa che sei riuscito meglio a fare, crearti proprio un'identità visiva molto riconoscibile. Grazie, mi fa piacere. Poi si prospettano giorni di sole molto intensi. Infatti sì, anche perché io il caldo lo soffro tantissimo, però meglio così, cioè meglio il sole che la pioggia, ecco. Nessun progetto che si rispetti può essere libero da imprevisti e stavolta se ne è presentato uno veramente imponente. L'allestimento della fontana doveva iniziare domenica e il murale lunedì, ma i primi 2 giorni sono stati interamente dedicati a ripulire il telo dalla pioggia. Il tempo a disposizione per realizzare l'opera finita quindi si è drasticamente ridotto. Visto che sole che è uscito, la questione adesso è ripianificarlo in base al tempo che ho a disposizione. Prima quello che avevo in testa avrei dovuto farlo in 4 giorni, adesso devo farlo in 2. E quindi voglio comunque riempirlo tutto, ma devo rimodulare. Come al solito
solito in freestyle però, se no non è doodle. Perché effettivamente c'è una domanda che ci hanno fatto, ovvero tu parti già che hai un piano su quello che devi fare? No. Una delle cose che sto facendo quando affronto comunque magari una campagna così è preparare sempre prima del materiale grafico, però proprio il live di per sé è sempre improvvisato. Avrei il tempo per prepararmelo, per farlo più preciso, però mi sentirei tipo un po' impostore. Cioè secondo me è bello che sia live. In più abbiamo allestito, diciamo, una parte dove puoi andare a lasciare il tuo pensiero, mi aspetto anche il tuo dopo, e dove io poi prenderò spunto, lo traduco. Lo traduci in lingua doodle? Sì, in doodolese, sì. Iniziamo. Allora, ho fatto il primo errore, che li ho fatti troppo piccoli. Quindi adesso ti tocca procedere con questa dimensione. Sì, quindi oramai che ho iniziato così, devo finirlo così. Ma sai che pensavo fosse enorme questa piazza, ma vederti farlo per 5 minuti l'ha reso improvvisamente un progetto possibile. Vedremo. Guarda come se la cilla, va in giro, fa adesso cosa faccio? Cioè proprio che artista. Voi dovete sapere che Fra Design ha un problema con la definizione artista, ma lui in particolare si definisce un artigiano. Devo capire come prendere il ritmo, quindi capire anche come spostarmi, se disegnare al contrario, visto che abbiamo diminuito il tempo, una delle prime strategie è quella di partire dal centro, così comunque mal che vada, anche se non riempio i lati, posso creare cornice, sì. Tanto lo farò tutto. Che hai fatto qua? Sono i segni, adesso mi traccerò lungo tutto il perimetro per tracciare la linea. Prendo così la misura, guarda. 1, 2, 3, 4 e segno. Come tante altre domande che ti ho fatto e che ti farò, te ne faccio una. Come hai scoperto il tuo disturbo? A caso. Post laurea mi rubano il computer, perdo i lavori. Parliamo comunque di 10 anni fa. Fare un backup oramai è molto accessibile, ma 10 anni fa non era così accessibile. Arriva Natale, non ho più le ferie, resto a Milano da solo. Comunque per farla breve arriva la noia. Senza computer, senza soldi, senza nulla. Inizio a riempire il mio tempo con quello che mi potevo permettere, quindi con la cosa più economica del mondo, un foglio bianco e un pennarellino a caso, che quindi non puoi manco tornare indietro, quello che ti viene viene, e vedevo che funzionava per me, riempiva il mio di tempo. Quindi nel momento in cui funziona per me, magari può funzionare anche per gli altri. Quindi comunque inizio a farlo sempre di più, ma sempre con quella matrice da grafico. La scuola di grafica è stata essenziale per i doodle. Non è così scontato pensare di mettersi a tracciare due linee e dargli una coerenza visiva, strutturale. C'è tanto studio, sebbene non sembri. Ti faccio io le domande. No! Qual è stato il tuo disegno più grande? Intendi che ho fatto per lui? Si può dire che in realtà poche è anche la sua. Quindi in realtà ufficialmente lui è stato il mio capo in quel contesto. Poi ti chiederò una cosa da disegnare, in effetti. Aspetta, un'idea geniale, aspetta. Ma se ti dicessi una rana? Ci ho pensato tantissimo, te lo giuro, Allora, niente. Si è spostato, dov'è? È andato. Io stavo per tutta l'inquadratura. Una delle domande che hanno fatto è: come fai a mantenere una coerenza quando lavori a delle immagini così grandi? Un po' è la mano, sono 10 anni che comunque li faccio, quindi di base non ci penso più di tanto, ma affido un po' anche alla lunghezza, dell'ampiezza massimo in cui riesco a disegnare quando sono in quel preciso punto. Non so se mi sono spiegato bene. Sì. Tutti insieme funzionano bene perché comunque il bello del doodle è davvero proprio provare ad esprimere il concetto di unione e di fratellanza. Si proteggono tra loro. Dove magari mi viene un disegnino storto da un lato, io lo compenso con un altro disegnino vicino. Ogni tanto ti viene bene, ogni tanto ti viene male. Un po' alla Mi è piaciuta la cosa che hai detto, che si proteggono l'un l'altro, perché è come se gli dessi una vita. Ma ce l'hanno. In questo caso sono sempre i soliti disegni, lo sappiamo, però la vera valenza è per chi lo sto facendo. Ricordiamo, alla fine siamo qui in occasione della Pride Week, che è una settimana che secondo me dovrebbe ovviamente esserci tutto l'anno. E il concept infatti del disegno abbiamo scelto di proposito una cosa difficile, perché difficile è quello che fa tutti i giorni la comunità LGBTQI+. Un disegno molto grande. Poi appunto mentre lui lavora le persone lo fermano, lui scambia 4 chiacchiere, si fa consigliare dei soggetti da disegnare, hai capito? C'è un'altra domanda molto bella che ci fanno, che è: da dove viene la tua tendenza a esagerare? Ha due risposte, una che fa ridere e una un po' più seria. Quella che fa ridere è dalla mia altezza, sono basso, secondo me soffro della sindrome di Napoleone, quindi siccome sono piccolino tendo a fare cose grandi. Quella un pochino più seria, il fattore del mettersi in sfida, sfiorando i propri limiti, e si impara a conoscersi meglio.
consiglio. Fra, se il te piccolo vedesse il te grande di adesso, cosa direbbe? Secondo me sarei un po' il suo eroe. È un po' forse arrogante da dire, però no, sarebbe sicuramente orgoglioso di me. Grazie per avermi fatto questa domanda, perché mi ha dato un pizzico di gioia. Condimento per la pasta preferito? Pomodoro. Pomodoro di giù di mamma e papà. Perché poi voi non lo sapete, ma Fra è anche un cuoco, ha lavorato in ristorazione per tantissimo tempo e fa delle paste incredibili. Voglio contribuire anch'io al Pride, Kama e Pro LGBTQ+. Mi raccomando, nei commenti trovate questo coso qui, adesso non si deve vedere dov'è, ma quando sarà finita l'opera completa del nostro maestro dovrete riuscire a trovare questo specifico doodle. Ci è stata fatta una domanda che riguarda proprio gli easter egg, tra l'altro, ovvero tu inserisci mai degli easter egg nelle opere che fai? Sì, ultimamente diciamo che è anche una motivazione molto romantica, perché metto la B di Barbara, della mia compagna. In ogni doodle c'è sempre una B. Qual è la tua opera di cui vai più fiero? È difficile, su ogni lavoro provo a dare veramente il massimo a prescindere dal nome del brand o dal budget, diciamo. Sono felice dei lavori degli ultimi anni, comunque di cui sono soddisfatto, penso la campagna con Vodafone, più che altro per la grandezza del lavoro e ancora per le persone che ci hanno lavorato dietro, perché poi i doodle sono diventati tipo anche in 3D, li hanno mega trasformati. Mamma come non so rispondere in maniera breve. Come scegli i soggetti che metti all'interno di opere così grandi? Perché ce ne saranno centinaia all'interno, no? Li alterno, come in un film ci sono dei personaggi principali, dei personaggi secondari. In questo caso tipo i principali sono gli stessi che poi ritroviamo anche nella campagna. Poi invece ci sono tutta una serie di elementi riempitivi che mi porto dietro da sempre, io dico che sono i miei fedeli alleati, che quasi sempre riguardano elementi naturali, foglie, montagne, mare, nuvole, sole, non disturbano mai. Per me è stato veramente un onore poter seguire Fra durante queste giornate, soprattutto per l'importanza del messaggio che quest'opera si propone di mandare. Fatemi sapere se vorreste vedere altri video dove accompagno degli artisti o artigiani o quello che volete nella loro quotidianità durante una loro tipica giornata lavorativa e se avete dei nomi da suggerire. Grazie mille, da parte mia e anche di Fra, per aver visto il video. C'è una cosa che ti volevo chiedere poi, ed è un consiglio che daresti a una persona che vuole iniziare questo percorso e in alternativa anche un consiglio che daresti a te stesso che non hai ancora iniziato questo percorso. Oddio, consigli a me stesso me ne darei tantissimi, ma non basterebbero mai. In realtà quello di stare comunque tranquillo, che alla fine la vita si affronta sempre. Invece a una persona che vuole iniziare oggi, quello di pensare che non basta esprimere se stessi per fare questo lavoro, ma bisogna ragionarlo in funzione degli altri. In che senso? Va bene trovare il proprio stile, va bene raccontarsi, va bene esprimersi, ma secondo me è molto importante averne una percentuale che sia in funzione degli altri, quindi che deve servire agli altri in qualche modo. Cioè essere artisti è bellissimo, ma senza un pubblico che ne può usufruire serve a ben poco. Una delle cose che dico sempre, tipo di non darsi troppi limiti sui contenuti, tipo magari di non testare il proprio stile solo con i fiori, solo con le piante, ma comunque di provare a ragionarlo, a spaziare su tante cose e far vedere che può funzionare. Comunque se funziona molto probabilmente avrà una vita più lunga. Il mio stile l'ho proprio costruito con l'idea proprio di farne un progetto, di farne un prodotto, con un approccio davvero molto pratico, perché ho fatto un sacco di lavori pratici nella mia vita, principalmente nel mondo della ristorazione. Come consiglio proprio iniziale di quando una persona inizia è di non concentrarsi troppo solo sulla propria prospettiva, ma di pensarla anche in funzione degli altri.